Mercato 2019 chiuso anche quest'anno con la conferma che le moto che dominano le vendite sono le Enduro Maxi. Su tutte BMW che per il 10° anno con la GS è la leader indiscussa. Quest'anno anche con il motore 1250 Boxer a fasatura variabile nelle due versioni, Standard e Adventure. Già da un paio d'anni a tentare di contrastare questa leadership di BMW c'è Honda con Africa Twin, Adventure Sport e Standard. Cilindrata cresciuta di 1084 cm3, ma i numeri ancora danno ragione alla casa tedesca. 6.462 moto vendute contro i 3.819 della giapponese. Due mondi apparentemente vicini ma che dati tecnici alla mano soddisfano esigenze diverse. La prima si riconosce per la ruota anteriore da 19 pollici e il motore di grossa cilindrata e 136 cavalli. La seconda, rinnovata nel motore e non solo, per la ruota da 21 pollici, il motore più piccolo e 102 cavalli. Questo confronto nasce però con l'idea di soddisfare diversi punti di vista, non semplicemente il numero di moto vendute di BMW o di Honda, ma di capire esattamente quale sia la soluzione tecnica migliore. Se Honda è caratterizzata dalla ruota anteriore da 21 pollici e un motore leggermente più piccolo, dall'altra parte c'è la ruota anteriore da 19 pollici di BMW con un motore da ben 136 cavalli. Ecco perché in questo confronto abbiamo deciso di inserire KTM Super Enduro R 1290, motore bicilindrico da 160 cavalli e ruota anteriore da 21 pollici, due punti d'unione con entrambe le concorrenti. Ecco perché il confronto si fa davvero più serrato e interessante, senza dimenticare una cosa fondamentale: il motore. Tre architetture completamente diverse: Honda bicilindrico parallelo, KTM bicilindrico a V e BMW con il Boxer. BMW è indubbiamente l'icona di questo mondo, con il motore Boxer a fasatura variabile, 136 cavalli, 143 Nm di coppia. Sospensioni con telelever e cardano, l'unica. Queste sono equipaggiate di regolazione elettronica ESA optional e hanno un'escursione di 210 mm davanti e 220 mm dietro. Freni a disco da 305 mm, altezza sella regolabile a 890 mm o 910, 30 litri di serbatoio e portano il peso a 268 kg in ordine di marcia. Nuova per davvero, presentata a fine 2019. La Africa Twin è due modelli in uno, l'Adventure Sports. È evidente che sia la viaggiatrice tra le due, mentre l'altra è quella votata un po' più all'avventura. Motore nuovo, rigorosamente Euro 5, bicilindrico parallelo da 1084 cm3, cuore piccolo ma efficiente. 102 cavalli, 105 Nm di coppia, un bellissimo rapporto peso-prestazioni. Di serie sospensioni attive della Showa da 250 mm di escursione che interagiscono con le mappature motore. Dischi da 310 mm, sella a 870 mm che può scendere a 850, cornering lights, ovvero luci che ti seguono mentre percorri le curve, e display TFT da 6 pollici e mezzo con Google CarPlay, l'unico touch. Peso 238 kg con serbatoio pieno da 24,8 litri. KTM è estrema, è la più aggressiva, in linea con la filosofia del marchio, sempre pronto a competere qualsiasi sia il terreno di gara. Bicilindrico a V di 75 gradi, 160 cavalli, una montagna, 140 Nm di coppia, gestiti da un'elettronica completa fatta di piattaforma inerziale della Bosch con cornering ABS e mappature specifiche per ogni terreno. Le sospensioni sono regolabili della VP con escursioni 220 mm, una bella spanna da terra. Sella a 890 mm, serbatoio da 23 litri, peso a secco 217 kg. Nello specifico lo scarico a Krapovic è optional. È il momento di guidare. Note le caratteristiche tecniche dei tre modelli, è il momento di salire in sella per scoprire dinamicamente come si comportano le tre soluzioni diverse. Abbiamo deciso di percorrere un tracciato di circa 350 km che potrebbe essere l'idea di un giro domenicale, quello che si fa da gennaio al 31 dicembre. Seguiteci! BMW R 1250 GS Adventure ormai è una vecchia conoscenza. Avendo praticamente provato tutte le generazioni a partire dal 1100, ogni passo in avanti che fa questa maxi enduro turistica è sempre votato a migliorare proprio il piacere di guida,
e rendere la vita più facile a chiunque ci salga in sella sapendo che il peso è ben superiore ai 230 kg. La sua dote migliore rimane indubbiamente il motore Boxer. Adesso ha la fasatura variabile, è un motore da 136 cavalli che per concezione e per scelta tecnica ha il baricentro talmente in basso che basta muovere davvero 1 metro e la moto è già stabile, neutra. La BMW GS da sempre si distingue per la scelta tecnica delle sospensioni, il telelever all'anteriore e posteriormente il paralever con cardano, l'unica tra l'altro nel confronto a scegliere questa soluzione di trasmissione finale, e questa tecnologia di fatto detta anche un po' le regole nella guida. L'avantreno col telelever non rimane mai particolarmente comunicativo, è un avantreno di cui bisogna fidarsi e in cambio, grazie anche alla ruota da 19 pollici, garantisce un ingresso in curva, una percorrenza di curva veramente straordinaria, cosa che inizialmente magari può mettere un po' in difficoltà chi ha poca confidenza con una sospensione anteriore che non è la forcella tradizionale. Stessa situazione si verifica poi quando si frena anche in modo molto deciso. La GS non affonda, anzi tende ad alzarsi, a mantenere la moto sempre in posizione neutra ogni volta che si frena in modo deciso e anche si accelera in modo deciso, insomma c'è poco trasferimento. Parlando nello specifico del motore Boxer, ancora una volta la scelta della fasatura variabile rende l'erogazione della potenza della coppia piena fin dai giri più bassi e il cambio di fasatura che avviene a circa metà regime è impossibile da riconoscere, è fluida sempre e il motore gira molto alto, però porta con sé questa possibilità anche una serie di vibrazioni che si sentono un po' sul manubrio e un po' sulla sella. Protezione dall'aria molto buona, soprattutto il parabrezza è regolabile girando il semplice pomello, buona la protezione dei paramani. Nella parte superiore, in questo giro di 300 km che abbiamo fatto, con molto freddo le manopole riscaldabili hanno funzionato molto bene, ma la parte inferiore della mano è un po' meno protetta e si sente quando si percorrono diversi chilometri su asfalto a velocità costante e a velocità autostradale. La posizione in sella è indubbiamente la meno enduristica delle tre, lo sapevamo, è quella anche che ha una differenza di altezza tra sella e manubrio meno marcata, quindi vuol dire un comfort maggiore, è la più stradale delle tre moto indubbiamente nel confronto. E per ciò che riguarda invece tutte le funzioni che si possono gestire con la rotella, la semplice rotella messa sul lato sinistro, buono, non è particolarmente intuitivo nella prima presa di contatto, poi però si agisce facilmente guidando, basta un colpo d'occhio sul display TFT per trovare subito la soluzione anche dal punto di vista delle mappature che si vogliono scegliere guidando. Ultimissima cosa, mappature e scelta delle sospensioni. Prediligo la road su tutte, sia a livello di setup di sospensioni sia a livello di erogazione della potenza. La potenza c'è tutta, non è come in configurazione sport che la risposta è molto più decisa, però il motore è più rotondo e più dolce. Anche le sospensioni le preferisco leggermente meno sostenute perché su sport o comunque spostandola verso l'alto come regolazione diventa un po' meno confortevole a mio avviso. Sicuramente ne guadagna nella guida dinamica un po' più spinta. Non finisce mai di sorprendere questa capacità che ha appena ci sia un po' di abbrivio dai 20 km in su, la maneggevolezza che guadagna grazie a una distribuzione di pesi azzeccatissima, è incredibile e quindi torna a essere la solita GS. La vedrei meno come moto diciamo urbana, ma molto più adatta per grandi viaggi o viaggi di diciamo medio raggio, anche perché le dimensioni quando il traffico è importante obiettivamente un po' mettono in difficoltà. Honda Africa Twin Adventure Sports, seconda generazione, quindi il 2.0 ci sta anche bene perché questa nuova versione col motore da 1084 cm3 ha fatto un deciso salto in avanti rispetto al modello precedente. Quello che convince fin da subito nel confronto è che, pur avendo circa 100 cavalli, poco di più, in realtà non soffre minimamente la sfida nel guidato con le altre due protagoniste, perché ha un motore sempre pieno, sempre rotondo, buona erogazione, fin dai bassi regimi, e poi quei cavalli in meno non ti mettono in soggezione quando sei a metà di un tornante, per esempio in percorrenza di una curva, quando tenti di tenere la ruota delle due moto che ti precedono.
Com'è la Honda Africa Twin Adventure Sports? Innanzitutto è fatta divinamente, cioè a livello di qualità di costruzioni, scelta dei materiali, i colori, le verniciature, insomma sei di fronte a un bel gioiello. Ti riporta proprio ai fasti della prima Africa Twin, che era riconoscibile per la qualità con cui era stata costruita, faceva un altro mestiere. Africa Twin Adventure Sports è una moto estremamente bilanciata ed è una moto facile e intuitiva con tutti, è una posizione in sella che a mio avviso è quasi migliore guidando in piedi, cioè se si vuole affrontare del leggero fuoristrada, ma è assolutamente confortevole se si guida ovviamente seduti comodamente sulla sella. Alla sella a metà strada tra le due moto si tocca molto bene per terra, perché lo svaso che c'è tra sella e serbatoio permette di praticamente toccare con entrambi i piedi a terra, e questo è molto utile pensando anche a chi la usa tutti i giorni, magari dovendosi districare nel traffico e la sceglie come mezzo dal commuting. Qualora poi si decida di uscire dal confine della città, cosa che tra l'altro le viene molto bene, la Africa Twin ha di serie un cupolino molto alto con un bel profilo, regolabile anche in questo caso in altezza in un modo molto semplice e rapido, schiacciando due bottoni sui lati del parabrezza si alza e si abbassa in pochissimi secondi. Ha un bel manubrio largo, estremamente confortevole, ed è quindi una buona protezione dall'aria. Anche le manopole nel caso della Honda Africa Twin sono riscaldabili, funzionano molto bene addirittura su 5 livelli, che è tantissimo, ma ha soprattutto dei buoni paramani che proteggono bene, ma le prime 3 dita della mano rimangono un po' scoperti in mignolo anulare, e come dicevo prima, nel momento in cui abbiamo guidato a temperature veramente rigide per circa un centinaio di chilometri, un pochino si sente, causa anche la dispersione del calore delle manopole. Buono il comportamento del motore nelle varie mappature, ricordando anche che ce ne sono 2 personalizzabili, quindi permette di avere davvero la miglior configurazione per ogni singolo utente. Sicuramente le configurazioni standard previste, che passano dal gravel poi alla guida stradale, variano in modo molto sensibile dal punto di vista dell'erogazione della potenza. Il gravel è quella meno aggressiva nella prima presa del gas in mano, che poi ovviamente cresce e migliora qualora si scelgano le configurazioni più stradali. Dal punto di vista della ciclistica, la scelta delle sospensioni adattive della Showa di serie sull'Adventure Sport si rivelano indubbiamente una soluzione vincente, anche perché te le dimentichi, fanno tutto molto bene, se freni molto aggressivo rallentano rapidamente la discesa in modo da non trovarsi con l'avantreno completamente conficcato nell'asfalto e la parte posteriore troppo leggera che scodinzola, e viceversa quando prendi il gas in mano in uscita di curva ed acceleri, la moto non si siede e quindi evita di partire in deriva. Così facendo, nonostante la ruota anteriore da 21 pollici, che notoriamente è una ruota pensata più per il fuoristrada che per la guida stradale veloce, riesce a trovare l'equilibrio appunto con il comportamento delle sospensioni. È vero che comunque l'impronta a terra è minore rispetto a una ruota da 19 come quella che ha BMW, ma la sensazione di controllo è sempre molto buona, anche a moto piegate e in percorrenza di curve veloci. Per quello che riguarda la gestione del cockpit, che adesso vanta un display TFT che adotta anche l'Apple CarPlay, tra l'altro l'unico nell'ambito delle moto col touch, quindi alcuni comandi si possono selezionare direttamente con il guanto e funziona. Il primo approccio soprattutto con il blocchetto di sinistra, che è ricchissimo di pulsanti, è un po' complicato. Anche in questo caso bisogna prendere un po' di confidenza, ma poi trovate il giusto equilibrio si viaggia sicuri, anche adattando di volta in volta lo stile di guida in base anche alle opzioni tecniche che ha la moto. Una segnalazione su tutti: a mio avviso il cavalletto della Honda Africa Twin Adventure Sports è troppo basso, cioè a moto ferma si inclina tantissimo, e soprattutto se poi si è a pieno carico, magari con bagagli al seguito, salire sulla moto e tirarla dritta è piuttosto complicato. La prima Africa Twin io l'ho vissuta negli anni 80, e perciò quando nel 2015 è stata riproposta il timore che fosse un remake di quelli un po' fittizi c'era, ma Honda invece ha dimostrato che l'ha rifatta veramente coerente e rispettosa della filosofia originale della prima, e quindi mi aveva subito colpito al cuore. Allora, per un utente diciamo un pochettino più ambizioso in termini di prestazioni, qualcosina si potrebbe dare in più, una decina di cavalli in più da dare un po' di allungo e un confronto un attimino più adeguato alla concorrenza. Come invece punto a favore direi questa qualità costruttiva che ha ripreso Honda dagli anni 80-90, che mi ha veramente entusiasmato a livello proprio di dettagli, la verniciatura, tutti i dettagli mi sono piaciuti tantissimo, insomma.
La KTM è un po' la terza incomoda in questo confronto che vede protagonisti Honda e BMW, ma è un bel argomento per creare un po' di scompiglio e sparigliare le carte, perché la KTM sostanzialmente ha una ruota da 21 come la Honda Africa Twin e il motore di grossa cilindrata di 1200 e passa centimetri cubi di 160 cavalli, quindi superiore alle prestazioni di BMW. Che moto è? È una moto da vichinghi. Va detto, è una moto grande, imponente, con una sella altissima, che ricambia con questo sovradimensionamento rispetto alle altre due, con un piacere di guida quasi insospettabile. I 160 cavalli la fanno essere chiaramente la più sportiva del confronto, in grado a mio avviso di sostenere anche il passo di moto con ruote che hanno i 17 pollici di diametro, quindi moto sportive, con il vantaggio di avere una posizione rialzata, quindi che ti permette di vedere lontano, avere sempre la situazione sotto controllo e praticamente un motore che è un colpo di cannone in canna sempre innescato. Dal punto di vista della ciclistica, il setup stradale è un setup molto buono, poco trasferimento di carico, sospensioni sostenute, sospensioni votate all'uso stradale, sospensioni che quando c'è bisogno si accucciano il giusto per entrare in curva e, come raccontavo parlando di Honda, anche quando prendi in mano il gas, soprattutto con cavalli e coppia di cui dispone KTM, la moto rimane sempre ben in traiettoria. È una moto svelta, una moto agile, quasi insospettabile rispetto alla massa e appunto rispetto all'altezza, ma inevitabilmente il baricentro più alto la pone nella condizione di essere davvero rapida in ingresso curva. Sul motore si potrebbe aprire un capitolo a parte, perché il bicilindrico AV di KTM è straordinariamente performante. Qualsiasi sia la mappatura scelta, anche la mappatura da off-road, quella da circa 100 cavalli, regge benissimo il confronto anche con il motore di Honda, con la differenza che KTM ovviamente è imbrigliato, quindi l'apertura delle farfalle è molto più rallentata. Honda a parità di potenza eroga decisamente meglio la potenza. Però per quello che riguarda proprio l'utilizzo che se ne può fare di KTM, a mio avviso proprio la scelta dei 100 cavalli nell'off-road, anche se leggero, considerato che poi sulla versione che noi abbiamo provato le gomme erano veramente stradali pure, con degli intagli piccolissimi, affrontare lo sterrato è una cosa che va decisamente ragionata. Dal punto di vista del comfort, la più debole soltanto perché ha di serie un cupolino piccolo, anche se regolabile, e che quindi protegge meno dall'aria, e la stessa cosa vale anche in questo caso, un punto a sfavore, ma che lo dico in modo generico che vale su tutte e tre le moto: in condizioni limite di temperature molto basse i paramani faticano a proteggere bene e permettere quindi alle manopole di poter lavorare correttamente per tenere calde le mani. Dal punto di vista dell'utilizzo del display, anche in questo caso TFT moderno di ultima generazione, e la parte legata ai comandi sul manubrio di sinistra, a mio avviso la KTM è quella più intuitiva, è quella che rapidamente ti spiega come raggiungere ogni singola opzione e te la fa attivare davvero rapidamente. Cosa migliorerei sulla KTM? Di serie prevederei un cupolino almeno leggermente più alto, anche se optional c'è una versione decisamente più alta, un motore un po' meno aggressivo nella rumorosità, si sente molto, è un po' invadente rispetto ai motori di Honda e di BMW, e un cambio un po' più preciso negli innesti. Resta sempre un po' dubbio il comportamento, benché entrino le marce correttamente, gli manca il tac preciso e la corsa corta che ha ad esempio il cambio di Honda. Quando si inizia a far sul serio, a tirare davvero, questa moto praticamente è come se fosse una maxi naked sportiva camuffata da turistica, e quindi diventa un oggetto veramente che da gestire richiede mani esperte, però a livello emozionale diciamo che non ce n'è per nessuno. Un punto a favore sicuramente è il motore, che ha questa forza intelligente, razionale, cioè è potentissimo, però sa essere, se non lo si prende troppo per le corna, sa essere diciamo anche amico. Siamo tornati in redazione, del momento di tirare le conclusioni dopo aver guidato le 3 Maxi Enduro in tutte le condizioni. Penso ai pazzi, lo dico affettuosamente perché ci sono stato anche io, che hanno deciso di affrontare l'Elefantentreffen anche quest'anno, che è stato però particolarmente mite. Il nostro, come dicevo, è stato un percorso con asfalti misti che nell'arco di 12 ore e 350 km, partendo da Milano all'alba, con l'indicatore della temperatura praticamente sempre sotto zero e solo verso mezzogiorno salito fino ad accarezzare i 5 gradi, ci ha portato
portato fino alla neve del Passo del Penice tra Lombardia ed Emilia, zona tra l'altro nota agli aficionados della Valtrebbia. Insomma, un concentrato di guida che è servito per stilare la nostra classifica finale. In questa video comparativa non siamo scesi troppo in profondità nella tecnica di ogni singola moto, perché di ognuna delle protagoniste trovate sul nostro sito Red Live gli articoli dedicati che raccontano fino all'ultimo bullone, dettaglio, tutto quello che serve di ogni modello, e trovate qui sotto nella descrizione. Tornando a bomba sul confronto, vi segnalo che questa è stata anche l'occasione per testare anche un utile accessorio da inserire sotto i capi di abbigliamento. È una maglietta intima prodotta dalla Eaton che si può indossare comodamente sotto la giacca multistrato direttamente a contatto con la pelle. Viene fornita con una batteria esterna che si ricarica al 70% in 30 minuti, praticamente il tempo di un panino e un caffè, e ha anche un connettore esterno per collegarla direttamente alla batteria della moto. E funziona! Utile per chi d'inverno non si ferma davanti a nulla. È apprezzato nella nostra comparativa ed è efficiente al punto che l'abbiamo usato soltanto a livello più basso di riscaldamento. Classifica finale: 3 tester, 3 estrazioni diverse, tutti appassionati di viaggi e avventure e manubrio alto, con 3 diverse altezze e sensibilità nella guida. Il risultato finale è figlio di una scheda completa con molte voci e voti in trentesimi che avevamo utilizzato con successo in occasione della prova estiva delle Maxi Naked, e vi consiglio di andarla a leggere e vedere sul nostro canale YouTube comodamente sul divano in attesa dei primi tepori primaverili. Quali gli argomenti del giudizio? Tutti i fondamentali: potenza, carattere del motore, mappature, controlli elettronici, protezione aerodinamica, comfort, vibrazioni, posizione di guida, frenata, guida nel misto veloce e misto stretto, stabilità, feeling di guida e sospensioni, e un'attenzione particolare alla protezione aerodinamica, cioè tutto quello che chiede chi decide di acquistare una Maxi Enduro crossover come quelle del nostro confronto. Alla classifica principale abbiamo aggiunto quella della dotazione sia di primo equipaggiamento sia quella optional, valorizzando con 2 punti l'elemento di serie come le cornering lights di Honda o KTM, 1 punto se a pagamento come la mappa motore Dynamic e Dynamic Pro di BMW, e 0 nel caso non sia presente nel catalogo come le sospensioni elettroniche per KTM o il keyless di Honda. Anche il consumo ha rivestito un ruolo importante. In questo caso abbiamo assegnato 5 punti ad Honda con 6,2 litri per 100 km, 3 punti a BMW con 6,5 litri e un solo punto a KTM con 6,7 litri consumati per 100 km, perché è quella più sportiva ed era un risultato quasi scontato. Volete sapere chi ha vinto? Beh, guardatevi prima tutte le tabelle come le abbiamo combinate, ed ecco quindi la classifica finale compressa in una manciata di punti. Adesso attendiamo i vostri commenti, le domande qui sotto, e a presto, ciao!